Sinistra è come dovremmo essere e destra è come sei. Non così male, 31 anni, come a scuola rosso non vanno bene sul rosso qui. Il verde e viola è ok. Vedi questa? Questa ok si chiama exophoria. Inspira profondo e fuori. Bravo, bravo. Ok. Come prima, niente dolori, un po' impressionanti, lascia libera. Ok. Inspira e fuori. Bravissimo. Ok. Ciao a tutti, sono Dottor Tony Caruso, sono qui con Federico. E prima che comincia questa di edizioni di Natale. Non lo metterò questo tutto perché sembra stupido, però dopo è quasi Natale. E comunque, Federico, dimmi un po' di te stesso. Allora, io lavoro in pubblicità e sto principalmente seduto, un po' tra smart working e ufficio, però mi crea un po' di dolori tendenzialmente al braccio destro. Io sono destro, scrivo con la mano destra e ho 31 anni. 31 anni, fai allenamenti? Gioco un po' a padel. Ok. E direi non tantissimo però. Non tantissimo. No. Qualche intervento nella vita? No, direi niente di... No? Come dormi? Quali posizioni? Dormo tendenzialmente di lato col braccio sotto, al cuscino. Può darsi che al fianco abbracciando il cuscino o la ragazza, copyright ragazza? Sì, you wanna say hello? Vuoi salutare lei? Sì, ciao Giulia, ho la fidanzata. Sì, quindi dipende, un po' con lei, un po' dal suo lato, un po'... Ok, prendi qualche medicina, vai, siediti qui un attimo verso di me, vai in giro qui, sì. Siediti qui verso di me così possiamo vederci. Prendi medici? No. No, niente. Fumi? No. Ok, vediamo cosa posso chiedere. Dolori al collo? Hai detto sì, con il braccio destra? Sì, mi viene un dolore come qui, se stringesse qualcosa, e poi però si irradia fino al gomito. Ok, un formicolio. Se starnutisci, tossisci o scarico in bagno aumenta? Starnutisci? Sì, sicuramente, quando starnutisco. Quella cosa là, quando qualcuno starnutisci, tossisce o scarica in bagno, aumenta di intradiscale pressioni. Se qualcuno quando hanno dolori sia qui o in basso mi dice che hanno questi sintomi quando starnutisce o altre cose, si chiama valsalva, sappiamo che è una cosa collegata con anche il disco, con la sua sappiamo questa. Ok. Addirittura nei periodi in cui sono meno attivo, che magari faccio uno sport, arriva fino al mignolo. Ok, e poi se giriamo al nostro Giorgio qui, ti faccio vedere, Giorgio è molto festive, perché ha le sue cose. C'è solo 7 vertebre qui e l'ultimo vertebra C6, C7, quel nervo va qui. Quando i pazienti mi dicono odori qui o qua, possiamo sapere a quale livello è interessate. Cos'altro? Hai dolori alla schiena? No, poco. Direi no. Capogiro, vomito, nausea? No, nemmeno. Ok, adesso prima di fare la mia visita su di te, farò questo esame, un esame si chiama EMG. Help me out here guys, how do you say EMG? Elettromiografia. Esatto, sì, loro sanno il dizionario. Usiamo questi sensori che è indolori e per farlo facciamo così. Io sposto questa qui. Devi stare qui con la schiena verso di noi e poi devi essere dorso nudo. Sì. Adesso stiamo per fare questo esame che misura il muscolo paraspinale, ma Federico ha aggiunto una cosa che è molto importante. Lui soffre con? Bruxismo. Ho altre domande. Quando qualcuno stringe i denti alla sera, generalmente quasi sempre perché sono stressato. Tu sei ansioso? Sì, un pochino. Ok, la tua ragazza alla sera si sente che stai stringendo i denti? Sì. Apri la bocca un attimo, posso vedere? Guarda giù. Ok, è abbastanza nuovo, non è che lo fai da tanto? Più che altro metto da sempre il bite. Ok, si vede che è protetto dai sei. Ok, apri la bocca qui, lento, chiudi, apri, chiudi. No, adesso facciamo questo, fai il rumore che faccio io. Ok, si sente che questa non chiudi perfetto. Tu metti il bite inferiore? Sì. Ok, bene. Gira la schiena verso di me. Ok, adesso faremo questo esame, vedere quanto i muscoli sono storti o contratti. Ok. Left C7. Tu sei di Milano? Dove sei nato? Sono di qui, milanese. Alright.
Oh, fantastico. 2 milanesi contro 2 romani che dello Slav sono di Roma. So, se ti chiedo, io chiedo a tutti, aspettiamo che mi rispondi come vorrei. Ti piace Milano di più o Roma? Milano. All right. Un panettone, io sono un panettone, siamo a posto. A casa parlavano milanese? No, perché mio papà è torinese. Ok. E la mamma di mia mamma è bolognese, quindi ok. non So. abbiamo molto accento. Right. C7. Right. Lei, dottore? Well, dammi da tu, io sono di New York. Ormai sono qui da, Jesus Christ, da 27 anni. Oh, wow. Ho 52 anni, ho una figlia di 14. Sempre a Milano? Sempre in Milano, sempre in Milano e poi anche altri posti, perché avevo uno studio giù a Lecce, in Casarano. Dove? In Casarano, Lecce. Sì. E poi a un momento avevo uno in Milano, Casarano, New York, e andavo. Era un po' pazzo, faceva tanto, era un po' vizioso. Adesso sto tranquillo a Milano, la mia città preferita, New York, poi Milano, però Milano mi piace, come dicono qui. Ok, sinistra è come dovremmo essere e destra è come sei, non così male, 31 anni, come a scuola, rosso non vanno bene, sono rosso qui, il verde e viola è ok, non era così disastroso, però un po' contratto sei. Dai, vieni qui con la schiena verso di me. Ok, qui unisci i piedi. Ok, adesso faccio la mia visita, niente che faccio fa dolore, se hai qualunque domanda mi fermi e chiedi, se non puoi capire il mio accento mostruoso mi fermi and ask me in English. He speaks English, Federico speaks inglese. Chiudi gli occhi. Ok, si dondola un po' a destra, anzi gira la schiena verso qui, così, unisci i piedi. Volevo solo mostrare che quando noi guardiamo la postura, si vede che questo è più alto, si vede questa? Ok, chiudi gli occhi, poi si dondola un po', ok, gira verso la finestra, mette le mani su così, voilà, occhi chiusi, tocca il naso con queste dita, mignolo, ritorna, mignolo, ok, questa, ok. E si manca questo un po' meno preciso di questo. Come hai notato si è dondolato a destra e poi questo era meno preciso. Guarda questa, he's going old school. Questa Casio, fantastica. Io avevo questa prima che ero nato. Ok. So now adesso solo per mostrare, questa è una tecnica, una prova tecnica. Come lui si è dondolato a destra e poi era meno. So io posso stimolare la destra, vediamo. So faccio soltanto così e poi così, adesso chiudi gli occhi. Ok, metti le mani su, si danno un po' meno. Vediamo questi. Tocca il naso. Ok, tocca il naso. Ok, apri gli occhi. Siediti qui verso di là. So con quel piccolo stimolo, si chiama therapy localization, lui si è dondolato più a destra, so uno stimolo a destra sarebbe più appropriato. L'ho fatto, controllato, era così. Adesso andiamo in avanti. Vediamo. Oh, it's Christmas time, tutti. Cosa fate? Facciamo così, vediamo se Federico è stato bravo quest'anno. Sei stato bravo quest'anno? Molto. On video? Molto, tantissimo. So Babbo Natale ti porta qualcosa? Come? Babbo Natale ti porterà qualcosa? Sì, ok. porta a New York. Si vai a New York? Yes. Io 27, quando vai? No, 25. Alright. So it's cheaper. Yeah, mine wasn't. Ok, e quanto tempo rimani? Fino al 4. Uguale a me, io vado via, sì, 4. E cosa andati con le tue dolci metà? Sì. Ok. First time. First time! Oh man, New York, so nice they named it twice. No, New York is the best. You'll love it. It's either you love it or you hate it. Ami o odio. Non c'è niente nel mezzo. It's veramente un casino del posto. So, il ragazzo, mentre sto parlando, ha 99 perfusioni dell'ossigeno e sotto 70 come batte del cuore. So, è la nata.
Queste cose qui cos'è? D'inverno, forse il motorino. Ok, vediamo un po' di riflessi qui. Alright, New York first time. No, e dove stai? Ti ricordi? Brooklyn. Alright, io sono nato in Brooklyn. Dove in Brooklyn? Ti ricordi? Adesso non mi viene in mente la fermata. Comunque vicino, forse un po' più... Oh, vediamo. Now, parliamo di questi riflessi, poi Brooklyn. I riflessi superiori dell'arte superiore erano appropriati, c'è una certa che sei risposto. Quando vedi queste che sono... Quello è molto buono o eccessivo? Hai avuto qualche incidente? Qualcosa così? Niente? No. Ok, è un po' atipico con questi tipi di riflessi. Adesso vediamo... Mi dai gli occhiali? Sì. Lui mi diceva che è un po' ansioso, perché ovviamente perché non per Giulio, per il suo lavoro. Vediamo, dov'è questa? Voglio vedere un po' di cose, come risponde anche ai suoi pupilli, e mettere un po' di luce nei tuoi occhi. Guardano avanti. Ho anche una cosa un po' particolare agli occhi, nel senso che soffro di exoforia. Oh, let me see that. I'll hang out. So. Oh, nice. Look at that. Guarda questa. This is nice. Not very good looking. No, it's okay. Giulia ti ama lo stesso. Vedi questa? Questa occhi si chiama exophoria. Cioè diversa, puoi entrare, puoi andare su. Tu soffri con mal di mare, cose così? No, non particolarmente, però ho appunto gli occhiali con una prescrizione specifica. Ok. Che... Quello è molto importante perché se di occhi, you guys are gonna help me with that, non sono conjugate, how do you say conjugate? Direi... Ok, facciamo così. Questa insieme, no, convergenza è questa. Giusto. Congiugati significa, well, in English it would be stanno muovendo insieme. I suoi non vanno insieme, questa va così. Ok, quello, quando gli occhi non sono così, anche di input non entra in maniera giusta e i muscoli si contraggono in maniera non giustissima. Adesso vediamo un po' di luce negli occhi. Qui, guardano avanti. Apri la bocca. Fai ok. Vediamo. Pancia in su la testa qui. No, quando guardo dentro la sua bocca con la luce faccio io sto guardando, how do you say the palate? Palato, ok. La sua destra va meno su di sinistra. Quella è indicativa di come sta funzionando il sistema nervoso da una parte all'altra. Adesso vediamo. Se i suoi piedi sono un po' sudati, lui è un po' nervoso, un po' ansioso, vediamo le mani. No, le mani no. Ok, adesso vediamo dove è bloccato. Io non ho ancora finito la mia prima tè perché sono un dottore più bravo dopo la prima tazza di tè. Dopo il quinto sono probabilmente impazzito. Ok, vediamo dove lui è bloccato. Ok, si senti qui che è bloccato. Senti qualche fastidio? Un po' sì. Sì. Now, se scelgo qualcosa che non è bloccato, senti differenza. Sì, questa? Un po' meno. Questa è meno perché questa è più o meno giusto, invece qui, questa seconda vertebra è bloccata. Vediamo. E anche qui sulla destra si sente più fastidio da sinistra, nonostante anche qui un po'. Vediamo come si gira questi gambini qui. Lascia. Ok, man, this is tight. Ok, noi parliamo di nostre calze, vediamo le vostre oggi. Ok, qua non è male, mi piace qua. Tu? I can't curse. He wins. He's got caught. I have my usual di solito un po' di colore. Mi piace i tuoi. Grazie. Ok, vai pancia in giù. Vediamo. Si mette le manine qui o qui? Ok. Now, ti senti giusto dritto sul latino? Ok, sì, no, lui si sente dritto sul latino, ma ovviamente non lo è, però si sente, perché quando hai qualche blocco, sia qui o in altri posti, di input propriocettivo, dove ti dice dove sei in spazio, è un po' sballato. Per lui si sente dritto, e poi lo mostro a lui che non è così, perché guarda tutto il spazio qui. Io faccio qui alla fine, però qui è così. Adesso lo sposto.
e vediamo come si muovono questi vertebre qui. Lui lo già sento, è molto più contratto e bloccato nella parte superiore. È come queste vertebre qui, quando tocca lui ha fastidio non si muove. Ok, adesso vediamo anche qui. Ok. Sei mai stato in chiropratico? No, mai. Ok. Adesso ti sbloccherò qui un aggiustamento quando la vertebra non si muove diciamo in piena gamma di movimento. Faccio manipolazioni. Adesso sentirai zero dolore ma un po' cric crack. Vediamo. Inspira profondo. E fuori. Bravo, bravo. Ok. Sei ancora vivo? Sì. Bene, bene. Punch in su. Oh, I love his watch. Mi piace questo orologio. I mean, quando avevo, I think 7 years old, il mio era nero, fantastico. Questi giovani sono tutto vintage. Questo cosa è successo? Faccio un lavoro in casa. Ok, so qui come vedete è bloccato. Adesso lo sbloccherò con rotazione andando a sinistra. Quando faccio così, meccanicamente si sblocca, ma a livello neurologico l'input va più nella cervelletto sinistro e nell'emisfero destra. Quando abbiamo parlato prima del suo palato un po' più basso, quello è congruente di questo. Se io voglio trattare lui, dove influisce su questi segni, queste cose obiettive che abbiamo trovato. Ok. Come prima, niente dolori, un po' impressionanti, lascia libero. Ok. So, non è morto come gallina, è giusto. Adesso vediamo, so questo si muove bene. Punch in giù. Ok, poi si sente anche qui c'è un po' di fastidio e questa è, sto toccando qui su di lui. So questa è la sua sacro iliac. So qui è bloccato qui. Adesso vediamo con il suo zona lombare. Sì, è un po' bloccato anche qui. Ok. So. Ok, gira sul fianco destro verso di me. Anzi, prima c'erano 2 romani e 2, diciamo, milanesi. Ma caro Giacomo adesso ha lasciato Roma e lui è basato qui. Benvenuto. Sì, sì, sì. Ha già avuto qualche benvenuto. No, sto scherzando. Ha tanti amici qui lui. È simpatico. Bello come il sole. Questa cosa significa? Conto dopo. Oh, that's dopo. Ok, adesso facciamo lui. Sentirai cric crack qui, adesso sto facendo questo. Ecco, bravo. Ok, bravo. Dall'altra parte. E tutti i giovani hanno questi tipi di scarpe, sia Federico e loro 2 lo stesso. Poi il vecchietto ha solo scarpe di ginnastica. Guarda. Di solito non puoi fare questa, per un americano può, perché dicono, è americano. So, un italiano non puoi sbagliare questa fashion, perché è così. Ok, adesso sblocchiamo le sede sacro iliac che era qui. Questa cosa era bloccato. Vediamo. Inspira, è fuori. Bravissimo. Ok. Vediamo. Siediti. Anzi, vai punch in. Vieni qui in piedi. È lunedì mattina. Generalmente non posso fare, però ancora peggio oggi. Ok, vediamo. Gira la schiena verso se questo è già più basso, ok? Unisci i piedi, benissimo. Ok, chiudi gli occhi. Ok, si dona un pochino, gira così, mette le mani su, tocca il naso con questa, ok, con la sinistra. Ok, dai, siediti qui un attimo. No, siediti verso di là.
Ok. Now, like, quella più o meno una prima seduta per me, la cosa che faccio, prendi we say story. How do you say story? Like that when you take the history. Anyway, L'analisi. grazie, sì. Ci vuole in 3 per fare questo in italiano, non in 1, non ce la faccio. So, comunque lui è giovane, piuttosto sano. Cosa? Storico. Storico. A me piace la sua, ma tu lo posso pronunciare più facile. Ha 31 anni, hai qualche blocco, come abbiamo individuato, è molto bloccato qui in questa zona qui. A 31 anni non si allena, è un po' molto tesa, perché sua gambina neanche si girava. Niente, tu hai qualche ovviamente resti da vertebre che non si muove come dovrebbero. A 31 anni generalmente non avrai. Oh, sì, vediamo. No, stai. Ok. So generalmente anche tu hai bisogno. Generalmente se a 31 anni sei piuttosto giovane, queste è 2 vertebre, 2 dischi perfetti, questo è il peggiore. So generalmente quando tu senti quei blocchi è soltanto a livello di funzionale, non si muove ma non hai niente come riduzione del disco, osteofite o anche se peggio dove il disco è un problema piuttosto, perché sei giovane, abbastanza facile da sistemare, per sbloccare questo così non senti il dolore è anche in basso. Nonostante questo che sei giovane, probabile su questo l'ultimo disco qui è un po' infiammato o se no non sentiresti il formicolio qui, ok? So quello probabilmente è minimamente ridotto. Niente, tutto qua, di solito la cosa che faresti dopo questo, organizzo un altro appuntamento la settimana dopo per spiegare la prima volta per me per capire, la seconda volta che io faccio lui capire, lo spiegherei cos'hai, cosa devi fare, quanto tempo ci vuole, quanto costa, tutte queste cose qui. Niente, tutto qua, salutiamo tutti, anche se Giulia. Ciao a tutti.